Ciao, sono Ornella Uzzino, produttrice professionista di borse. Adesso ti voglio parlare di una cosa. Ho scoperto che esistono dei video in cui registrano i phon per rilassarsi. A me sta cosa mi è sembrata strana e il video che sto per farti vedere ti racconta di qualcosa che ti suonerà un po' strano, no? Perché normalmente sei abituato a prendere la borsa, andare in negozio, sceglierla, metterla nella maniera che ritieni più opportuna ed uscire, insomma, mostrarle alle amiche. Io ti voglio raccontare come nasce una borsa, ok? Ed è il percorso che io ho fatto tante volte con le mie amiche e ti voglio rendere partecipe di questa cosa, che probabilmente non hai tanto idea di come nasca una borsa. Una borsa nasce da un'idea. Molto spesso un designer, non parliamo dei brand famosi, parliamo in generale, un designer decide di creare una collezione, 2-3 pezzi, e da quella viene praticamente sviluppato un primo involucro che dà le dimensioni in pratica della borsa. Da lì poi vengono scelti i materiali, gli accessori, tutto quello che serve per creare la borsa definitiva. Quindi da un'idea buttata su un foglio, il designer crea quella che tu poi vai a comprare nel negozio e che usi come accessorio wow, qualcosa che insomma ti personalizza, ti rende più figa rispetto alle altre, no? E questa borsa, tutto questo procedimento che avviene dal designer al negozio, viene sviluppato in pratica dal terzista, chiamato così. In realtà è un artigiano. Io sono un terzista, sono un artigiano che produce borse, ok? Queste produzioni vengono sviluppate a vari livelli. Ora, perché ti racconto questo? Perché è importante che tu capisca il ruolo che ha il terzista per il prodotto finale. In realtà è importante quello che mette a livello di conoscenze, ok? Quindi di esperienza per migliorare il prodotto, ma tu questa percezione non l'hai proprio perché è mascherata da Made in Italy, da prodotto certificato e da tutte queste cose. Il terzista è una figura che viene sempre nominata soltanto in veste negativa, ok? Viene nominata perché il brand del lusso sfrutta il terzista, gli fa fare la borsa a 20 euro, la borsa che pagano 1000 euro nel negozio. Frasi del genere le leggi continuamente dappertutto e i giornalisti ci costruiscono trasmissioni intere. Ci sono state l'anno scorso numerose trasmissioni per un brand famoso del lusso, lo troverai sicuramente in rete, dove in pratica ti vanno a spiegare che per uno strano concetto il terzista viene sfruttato per questo. Allora voglio spiegarti una cosa. Il terzista è un imprenditore, generalmente dovrebbe partire così. In realtà viene usato molto spesso come operaio bravo, gli viene messa praticamente la fabbrica e gli viene passato il lavoro. È una forma di caporalato in certi sensi, no? Perché il terzista di per sé non sa trovarsi i clienti, ma sono i clienti che trovano lui, insomma, in qualche modo, o per passaparola o perché conoscono l'amico di, l'intermediario di, eccetera eccetera. E in questi casi praticamente il terzista vive e nasce, cresce e muore a seconda della firma che gli passa il lavoro. Questa fase praticamente è molto sviluppata a Napoli, dove i grandi brand passano il lavoro a grandi aziende. Queste grandi aziende molto spesso, sempre insomma, perché ovviamente non riescono a produrre tutto internamente, danno il lavoro ai loro terzisti. Ora, non sto qui a dirti nello specifico in questo video, ne farò altri dove lo spiego meglio. Ognuno ha una politica aziendale, quindi quando tu senti i titoli sensazionalistici dove la borsa a 20 euro venduta a 1000 euro, è qualcosa che non ha fondamento, perché andrebbe chiesto che tipo di borsa è, che tipo di fase di lavorazione viene fatta su quella borsa,
effettivamente i tempi corrispondono, ci si può pagare tutto quante borse si fanno, quante persone si usano per produrre quella borsa, e da qui si apre un mondo. Ora, perché ti sto spiegando queste cose? Perché è molto probabile che tu ti sia sentito in mezzo a una discussione portato come un fiume a pensare cavolo però che brutta cosa, cioè la firma, che brutta cosa, è normale che si sfruttino le persone così. Voglio che tu ti faccia un'opinione tua, non sto dicendo che tutti i brand pagano benissimo, che tutti gli imprenditori sono imprenditori ligi, ognuno sceglie la propria politica aziendale e ovviamente questo poi influisce anche sulla qualità del prodotto, perché devi considerare che la stessa borsa fatta da due artigiani differenti, magari pagati pure in maniera differente, il risultato è diverso, ok? Da due prodotti totalmente diversi, e molte firme importanti hanno avuto problemi di produzione da questo punto di vista, perché ovviamente quando tu tendi a pagare poco il terzista, questo si ripercuote anche sulla qualità del prodotto. C'è il discorso dall'altro lato. Napoli, ti parlo della realtà che io vivo, anni fa si racconta che delle persone provarono a mettere insieme più di un artigiano per fare una sorta di consorzio dove non si potessero scendere più di tanto i prezzi, perché a Napoli c'è la cultura che in pratica quando arriva una borsa, faccio un costo ipotetico, a 10 euro, un terzista dice io te la faccio a 8 euro, vai da un altro e te la fa a 6 euro, vai da un altro e te la fa a 4 euro. Ovviamente tu che fai impresa, il designer o chi deve produrre va direttamente da quello a 4 euro molto spesso, usando praticamente questa leva. In definitiva chiudono tutti e tre perché con 4 euro quella borsa non si può produrre. Questo ha portato poi col tempo allo sviluppo di un sistema dove molto spesso anziché dare il lavoro ai cinesi lo si dà ai napoletani e si equiparano, cioè molto spesso un collega, chiamiamolo così, mio, che produce le borse a 4 euro per cui gli dovrebbero dare 20 euro per produrla, passa per collega mio, io sono uguale a lui che magari mi faccio ben pagare o che comunque mi faccio pagare per il giusto lavoro che faccio. E questo che non paga niente, che lavora nei sottoscala, che lavora a zero praticamente, lo fa semplicemente perché secondo la sua cultura meglio questo che altro, tanto piuttosto dovrei chiudere. Quindi perché scelgono di continuare a produrre nonostante chiuderanno lo stesso? Lo fanno per cultura e questo poi crea uno sfarsamento del mercato dove escono delle borse made in Italy fatte da italiani, perché poi effettivamente così, a dei prezzi che tu li guardi e dici bah vabbè, però ovviamente quelli vanno a toccare magari una fascia di mercato e poi ci andremo a guardare un pochino, magari prenderò delle borse, me le suggerirai tu, se hai dei dubbi su qualche prodotto ci andremo ad analizzare un po', oppure la manodopera, perché ovviamente considera che se io mi faccio pagare il giusto rispetto ad un altro che si fa pagare 3 volte in meno a me, la differenza si vede anche sul modo di lavorare, sulle persone qualificate che ci lavorano vicino e così via. Ora voglio dirti il problema che si è creato a Napoli e che molto spesso per cui mi ci trovo a scontrarmi anche con i miei colleghi è che sostanzialmente bisognerebbe rifiutarsi di lavorare a certe condizioni, rifiutarsi perché farsi pagare poco è anche farsi dare poca dignità. Ora voglio aprire discorsi enormi dal punto di vista moralistico, qua parliamo di borse e quindi restringiamo il campo a quello. Ti posso dire che però scegliere dei prodotti di cui tu sai realmente la provenienza, sai l'artigiano che l'ha fatto, sai che il brand ha una certa morale, quindi segue delle linee, segue una filiera anche nella scelta dei materiali, è importante anche perché scegli degli outfit, ti puoi vestire, quando ti qualifichi con le persone, se tu ci pensi, tu la prima cosa che guardi quando incontri una persona è come è vestita,
la borsa che ha, se la borsa è vecchia, se l'ha cambiata da poco. I discorsi, proprio i primi approcci, nascono davvero o che bella borsa che hai o che belle scarpe che hai, e quindi qualificarsi attraverso un prodotto che ci rispecchia, questo dà un'immagine di noi che è notevolmente migliore. Cioè, io preferisco molto spesso, faccio un paragone, dove quasi le borse a chilometro zero, cioè voglio comprare anche la borsa straniera, però voglio sapere chi è che la fa, voglio sapere questa borsa che storia c'ha, quanta gente ci ha lavorato vicino per arrivare a creare quella borsa, perché poi se le guardi le borse un po' tutte si somigliano da certi punti di vista, e quindi che dirti, bisogna scegliere in maniera originale, cercare di metterci un po' del proprio anche quando si fanno la scelta. Per questo è importante conoscere tanti aspetti che probabilmente nessuno ti ha mai dato come informazioni, e tutte queste messe insieme possono aiutarti a scegliere la borsa migliore, a non farti fregare da gente che ti dice: ah, questa è la borsa caduta dal camion del corriere che l'ha persa, in realtà magari è una borsa finta, oppure è fatta dall'artigiano che sta nel sottoscala, piuttosto che, cioè, tagliamo questo ponte, tagliamo questa linea e cominciamo a scegliere in maniera un po' più indipendente. Quindi adesso ti lascio, ti aspetto a un nuovo video, commenta e condividi, dimmi cosa ne pensi e compra originale. Ciao! My name is Darth Vader.